Design distintivo, materiale di qualità, identità anticonformista. Per questo e per molti altri motivi, Gobic oggi è uno dei principali brand nel mondo del cycling apparel. Molti di voi forse però non sanno che Gobic nasce dall'abbigliamento personalizzato. Siamo qui oggi nella sede Gobic per farci spiegare tutti i dettagli. Ciao ragazzi, sono qui con Gino e con Ana. Ciao, piacere. Piacere. Ciao. Gino e Ana, con voi oggi cerchiamo un attimo di entrare nei dettagli, nel dietro le quinte anche di Gobic. Vorrei iniziare chiedendovi un po' di dettagli su quella che è stata la storia, l'origine del brand. Grazie per venire qua, prima di tutto. Grazie a voi dell'ospitalità. È semplice, alla fine sono due amici di scuola che in un punto della sua vita hanno visto che avevano la possibilità di una sua passione e farla realtà lavorando su quello che gli piaceva. In questo modo hanno iniziato a progettare una realtà e il primo lavoro che l'hanno fatto nella sua SD per pedalare assieme con un abbigliamento fatto per loro. E inizialmente questo fatto il primo anno, nei successivi anni si hanno aggiunto altre società e in 2 anni hanno visto la realtà di dire guarda, lo facciamo come mestiere o non lo facciamo come mestiere. In quel momento decisivo hanno detto andiamo avanti. E il sogno di due ragazzi che si conoscono da tutta la vita e che è arrivato fino qua. Esatto, quindi da un sogno siamo arrivati a una realtà ormai consolidata, una realtà veramente importante. Quali sono state le tappe che hanno portato a questa trasformazione? Nella storia di Gobic inizia, probabilmente non molti conoscono, però è così, iniziati a fare un lavoro custom per le società sportive. E quello è stato i primi anni, dopo di questa storia è arrivata la possibilità la realtà di fare delle collezioni. E inizialmente la storia di Gobic era un'ambizione per fare i migliori capi possibili per le società, adesso cambia a un'altra atmosfera completamente diversa. Stiamo parlando di che anni? Quello sarebbe 2015-2016. Quindi iniziamo dal 2010 più o meno, quindi adesso stiamo parlando del 2015, questa transizione. Sempre avevamo l'ambizione di essere anche come un brand soltanto di custom wear company, come un custom, fare un brand che faceva custom e dopo si è aggiunto il brand che fa collezione, però tutto sommato è tutto collegato. Chiaro. Attualmente quali sono i paesi dove, diciamo, con cui lavorate di più in questo momento? Zona Europa sicuramente? Europa, noi nei mercati forti, chiaramente Spagna, Francia, Belgio, Italia, non so se l'ho detto già, soprattutto perché l'Italia è probabilmente il paese più difficile, soprattutto nel settore abbigliamento, perché i brand storici di europei sono italiani, chiaramente. E allora quindi è importante quindi si scontra un po' la storicità con l'innovazione da questo punto di vista. In Italia, parlando particolarmente d'Italia, abbiamo trovato un team molto, molto forte di lavoro, dove c'è un'area manager, dove c'è agenti e dove qua Anna segue tutto il lavoro, che è molto importante per noi, perché alla fine noi vogliamo riprodurre quello che ha portato a successo in Spagna, che tutti gli altri paesi abbiano le stesse opportunità e postazioni. Tutti i mercati ti devi adattare, quelli sì. E tutti hanno la sua identità. Io sempre credo che il cuore del ciclista sia dove sia più o meno lo stesso, però ti devi adattare, conoscere, e quello è più importante, no? La linea di lavoro deve essere la stessa dell'azienda in tutti i paesi, però devi adattarla a diversi. Hai detto forse una parola chiave, che è quella dell'identità, sostanzialmente. Sì. Ok, come siete riusciti a sviluppare la vostra identità? Oggi qual è la vostra identità forte? Su cosa si può concentrare come parola chiave, come concetto? Non è semplice fare un soltanto aspetto, però penso che
alla fine è sommando tutte le piccole cose che facciamo, Sì. perché noi crediamo che alla fine i dettagli sono molto importanti. Se tutte le persone che lavorano nel brand si fissano sui dettagli, probabilmente sarà molto più semplice. In chiave di lavoro, come avevo detto, noi siamo un brand che abbiamo una produzione che lavora soltanto per noi. Allora quello è un punto forte. Dopo avere identità nell'espressione grafica, in quello che te fai, e non soltanto con le maglie, sino con tutte le cose che è dentro Tutta la gamma. però non sto parlando soltanto di prodotto. Ok, tra l'altro, quanti siete, giusto per dare un'idea della... Credo 230. Sì, 230 230 persone. Dirette. Quindi, Sì. e quindi comunque... Dopo si somma che molti agenti sono pulinatari, Certo, chiaro. Esatto. e Lo dico qua come- altre diverse tipologie che abbiamo Per la parte di progettazione, comunque di design. Cucitura Cucitura abbiamo anche. Ok. molte altre realtà che devono Chiaro. lavorare con noi. Un altro punto forte, molto forte, è che noi controlliamo tutta la produzione. Ok, Tutto si fa, o il 99-98% si fa in Spagna, con un seguimento diretto nostro, in tutti i livelli, e quello per noi è cruciale. È un altro punto che noi sempre siamo fissati in non mollare in questo. È uguale importante un cliente di 5 che uno di 500, perché alla fine il rispetto è lo stesso, alla fine devi avere il 100% per tutti. e questo non è un concetto che tanti hanno, quindi però evidentemente fa la differenza. Non puoi perdere. Noi abbiamo cresciuto moltissimo. A me personalmente l'Italia è un paese che, soprattutto perché sono le radici della mia famiglia, so la difficoltà, so come pensano, abitando anche in Spagna, avendo una mamma spagnola, posso capire quella dualità, però chiaramente essere riconosciuto in Italia come un brand di altissimo livello già una cosa molto importante. Sì, E sì, sì. credo che lavorando con negozi come voi, come altri, che è un'altra delle cose che noi siamo anche fissati, non lavorare con tutti, lavorare con quelli partner selezionati. strategici Perfetto. è importantissimo. Spostandoci un attimino un po' più sul prodotto, oggi quali sono le richieste principali del ciclista moderno? Per me ci sono due parti importantissime, Ok. dipende di tipologia di cliente che usi, però chiaramente il performance è molto importante e tutti i brand, noi abbiamo contratti con Polartec, abbiamo contratti con membrane antivento e antipioggia che sono fondamentali. Dopo chiaramente le nostre sponsorizzazioni in squadre World Tour ti danno la fiducia di dire guarda, questo è testato, provato nelle caratteristiche più estreme, Sì. chiaramente Chi meglio di loro, se lo utilizzano loro, chiaramente un punto ti fidi. di quello, però soprattutto lo devi adattare alle diverse tipologie, per quello noi abbiamo un range molto ampio di prodotto che possa coprire le diverse le stagioni, ma anche esatto. Però necessità. chiaramente credo che il cliente, sapere cosa vuole il cliente, lo dicono tutte le persone che siamo in giro, tutte le persone che sono in giro, e dopo ascoltare a tutti e vedere come andare avanti. Però da questo punto di vista anche riuscire ad ottenere un feedback, ma soprattutto riuscire a fare un passo avanti, quindi vedere anche oltre, nel senso quello che potrebbe essere appunto la collezione successiva, perché poi è questo di cui si parla. Alla fine dobbiamo lavorare con colori trend, con tendenze, e chiaro dobbiamo progettare quello. A noi serve anche il custom, perché il custom anche ti dà una possibilità di che anche le altre persone possano riconoscere il marchio. Quindi quali sono anche le tendenze, che quelle sono le Noi richieste? alla fine, se ti riconoscono anche nel custom, come lavoriamo tutte e due le linee con un rispetto assoluto e crediamo che si incrociano e fanno forza assieme, se le società sportive o le persone più fighe del panorama ciclistico vestono con Govic, ti stanno aiutando Sicuramente. Attualmente su che cosa state lavorando? Su quale collezione? Progettando il prossimo summer. Ok, quindi proiettando. siete sostanzialmente un anno avanti. Sì. Sì.
all'incirca. Adesso si presenta, lo riceverete voi in giorni, il Summer. Perfetto, e sicuramente i nostri clienti saranno... Speriamo che lo stanno aspettando. Sì. Sempre lavoriamo col modello di capsule, lavoriamo col modello di fare un primo lancio il core e dopo altre capsule per distribuirlo sull'intero. E soprattutto perché dopo ti stanchi di vedere le stesse cose, devi attivare il mercato, devi cambiare una che l'hai appesa là 2 mesi, probabilmente se non l'hai venduto, non credo, devi Chiaro. attivare, Sì. dobbiamo seguire anche le tendenze in questo, devono essere collezioni fresche, collezioni, può darsi la tipologia di capsule che hanno un inizio e un fine, se non li prendi in quel momento non li prendi, e tutto si fa per attivare l'interesse del cliente finale. Assolutamente. Abbiamo parlato un attimo anche dei team professionistici. A che punto del processo entrano in gioco? Nel nostro lavoro dobbiamo arrivare a un accordo tra quello che, come abbiamo detto, di fare la maglia o il prodotto più bello possibile che stia dentro di tutte le esigenze di televisione e diversi sponsor che spendono un sacco di soldi, e soprattutto per noi è molto importante, che è molto difficile anche, che dentro di questo gruppo di persone che pedalano a 60 all'ora o 50 all'ora si riconosca quello è Ineos, quello è Movistar. Chi è vestito esattamente come... Esatto. E creare identità anche sul mountain bike. Per quanto riguarda invece il mountain bike, Cannondale? Questa è l'ultima incorporazione in Cannondale. Su Mondrake invece avete... Con Mondrake è la nostra prima squadra. La nostra prima squadra. La nostra prima squadra, credo che lavoriamo da 10 anni. E anche c'è molto rapporto con le aziende, facciamo una piccola linea, ma facciamo una linea di abbigliamento per loro e alla fine sono qua vicini a un'oretta e abbiamo una collaborazione molto forte con loro. Anche evidentemente lavoriamo con Willier, Vittoria, e con anche uno nuovo che è un'azienda svizzera, Bixis. Legato al discorso però dell'atleta, quindi il feedback che poi dall'atleta sul materiale, sulle richieste, sulle esigenze, c'è un qualcosa di particolare che poi riuscite ad ottenere per sviluppare? Sì. Incide abbastanza? Ha un peso importante perché alla fine loro pedalano per molte ore. I mountain bike hanno delle esigenze, soprattutto lavorando con i fondelli è fondamentale per sapere i punti di pressione, essere sicuri che il prodotto che hai sviluppato con Elastic Interface, in nostro caso, è adatto a tutte le tipologie di ciclismo. Nel nostro caso è molto semplice perché sono fondelli che si possono coprire in molte discipline diverse, perché soprattutto sappiamo i punti di pressione e sappiamo che quelli sono coperti, siano in differenze o tipologie diverse di modalità, e anche dentro di ogni modalità non è uguale la crono che una tappa in salita o una World Cup di mountain bike. Però con questo lavoro noi possiamo confrontarci e sapere. E avere tutte le varianti e variabili da andare a toccare. Stavamo dicendo prima il discorso di metterci il cuore sostanzialmente nel vostro lavoro. Da un certo punto di vista lo si vede anche nella modalità di comunicazione e soprattutto anche nel divertimento, nel poter realizzare alcuni contenuti. Ad esempio mi viene in mente l'ultimo esempio con appunto Cannondale, dove appunto i ragazzi del team sono passati nei corridoi appunto della vostra azienda con le bici. Sì. Da dove arriva questo, diciamo, ho chiamato divertimento, comunque questa passione che poi viene trasmessa a tutte le aziende, immagino? Quando hanno venuto qui il team di marketing, noi di Govic e il marketing di Cannondale abbiamo fatto un'idea insieme. E per noi questo è stato importante e bello perché MTV è diverso. Totalmente diverso. Esatto. E quindi fare la fusione con loro, lavorare insieme
è stato davvero molto bello per noi. A livello proprio di design, di grafica, tipologie di personalizzazione, limitazioni in questo? Chiaramente siamo molto aperti e abbiamo per fortuna credo una rete di persone perché questo deve arrivare al cliente finale, sapere tutte le nostre possibilità e i limiti che sono dentro di quelle possibilità, e credo che alla fine quello è l'esito di lavoro, avere un gruppo di lavoro molto forte, molto ben strutturato, che abbia una direzione, una linea, e farlo arrivare ai clienti finali che sappiano le differenze, i punti di forza che noi abbiamo confronto agli altri. E anche sempre mi piace quando il cliente viene con un'idea mi piace, io voglio questo design, voglio fare una copia. A noi sempre vi piace dare un'altra opzione, un'altra visione. Ok, quindi non prendere solo... Esatto, sì. Anche noi internamente per i nostri team ci affidiamo ai vostri custom e non c'è dubbio che la qualità assoluta dei materiali, ma questo diciamo lo si vede, lo si percepisce già con tutte le collezioni. Forse l'elemento veramente distintivo da un parere esterno è la fedeltà al progetto iniziale, quindi anche con una vostra proposta, ma la cura grafica che poi ha una realizzazione, una fedeltà di realizzazione veramente perfetta. Su questo siamo noi i primi testimoni da questo punto di vista. Per concludere il nostro percorso in questa chiacchierata, un ultimo concetto, il futuro. Quindi se abbiamo la palla di cristallo, il futuro, di cristallo. No, il futuro penso che non ha limiti. Identitariamente noi abbiamo un momento che crediamo veramente nel brand e crediamo che abbiamo molte possibilità per continuare a crescere. Perfetto. Puntando chiaramente sempre la qualità. Quindi quella servizio, sempre al primo posto, imprescindibile. Sì, qualità, servizio e chiaramente sono fondamentali, e soprattutto avere un gruppo di persone che siano in grado di espandere quello che a noi ha dato la possibilità di arrivare al punto che siamo. Allora, se siete d'accordo, direi potremmo spostarci nella sede della produzione, così andiamo a toccare con mano e vedere dal vivo come vengono realizzati i vostri capi. Perfetto. Andiamo. Questo è il nostro ufficio e questa è l'area della Spagna e l'area nazionale, e qui abbiamo un po' l'area internazionale e qui abbiamo tutto il lavoro delle garanzie anche del B2B. Questo è un po' il cuore dell'azienda perché qui comincia e finisce tutto. Questa è la zona dei grafici, questo è dove facciamo tutti i design. Qui abbiamo Sergio, il responsabile che fa tutto, e Sergio è il nostro capo, siamo contenti con lui. E questa cos'è? Questa è la stampa di colore di Govic. Qui abbiamo tutti i pantoni che noi usiamo per fare il design. Come potete vedere abbiamo tutta la gamma di colori per scegliere cosa volete. Dai colori principali a tutte le sfumature qua vengono esattamente coperte. Questo è il sample per fare le prove. Questo è il prove per sono le prove stampa. Qui invece vediamo la nostra maglia Uveo, il nostro personalizzato. Sì, qui abbiamo José, il nostro grafico che lavora con il vostro design. Tutto il grafico, come metti i colori, come abbiamo il 3D di tutta la piattaforma. E come ti dicevo prima, esattamente questa ce l'avete appena consegnata e devo dire assolutamente conforme, assolutamente identica al disegno, quindi qualità eccezionale. È stata bellissima quest'anno. Sì, Vediamo sì. il prossimo anno cosa facete. E qua è una parte importante della produzione nostra dell'abbigliamento, perché qua facciamo le prove di materiale che vengono testate dai nostri supplier, perché qua è importante fare un test nostro per vedere come funzionano quando abbiniamo diversi tessuti. Perché là stanno lavorando per tutto il lavoro, soprattutto custom, e qua abbiamo una calandra e plotter che possono fare
campioni possono fare pezzi di tessuto per controllare se quello che stiamo progettando, i colori, tutto è un punto per fare un test. Qua c'è il magazzino di tessuti dei nostri fornitori e 4 linee di taglio laser, che non è veramente taglio laser, per taglio di controllo numerico. Alla fine qua tutti i tessuti che vengono li pretagliamo, per una volta che arrivano gli ordini possiamo stampare o producere in maniera, e li facciamo in questi armadi e altri che si vedono là, sono tutti organizzati e tracciabilità per sapere Esattamente dove arrivano e come sono. Allora questo è importante, è un punto dove noi possiamo tagliare con precisione millimetrica tutti i capi e garantire che la taglia è sempre la stessa. Qui esattamente cos'è che si sta producendo? Sai, è molto importante anche la sostenibilità. Alla fine il controllo numerico ti fa, come si vede qua, che si ottimizza al massimo il materiale. Il minor scarto possibile. Se fai il minimo scarso possibile hai, nel termine finanziario, un utile, un guadagno sicuro, però anche tutto quello che non devi riciclare è un passo di avanti perché i processi siano meno contaminanti. Allora noi siamo molto concentrati in questo. L'importante del processo viene tagliato e lo abbiamo là, dopo si stampa, arriva qua. Arriva qua, che questa è la zona di sublimazione. Di sublimazione. Dopo si aderiscono tutti le diverse articoli, cerniere, dettagli che si devono incorporare, si fa tutto, si mette tutto in una busta e si manda a cucire. Sono molti i lavori che si fanno sia per maglie di collezione come qualsiasi processo, alla fine sono vinili e altre molte cose. Si vede che c'è il progettore che fa dove deve essere postare il punto corretto, e dopo con questa che è una macchinaria, una calandra in dimensioni piccole, temperatura e pressione, e fa il processo per finitura del materiale. Perché questa parte è una delle ultime parti del processo, che è il packaging, l'ultimo controllo di qualità, dove capo a capo chiaramente si fa nel suo packaging corretto e arriva al cliente nelle migliori condizioni. Molti lavori di fotografia, che dopo è molto più semplice averli qua, fare le fotografie e dopo nel reparto marketing. Fare direttamente in house, gestisci tu, è molto più veloce. La visita è conclusa, io vi ringrazio moltissimo, è stato veramente un viaggio interessante all'interno di Gobi, quindi grazie Gino, grazie Anna. Grazie a voi. Spero che sia stato interessante anche per voi a casa. Io vi ricordo che tutta la collezione Gobi, le collezioni Gobi, le trovate disponibili sul nostro sito lorgan.com, e nulla, vi aspetto alla prossima puntata dei Lorgan Visits. Ciao!